Ciao a te che stai guardando questo video, ti ringrazio molto e spero che le mie storie ti facciano un po' sognare e un po' riflettere. In questi giorni ho pensato molto a quanto mi ritrovo in una vita che non pensavo affatto di volere e che ora ritengo preziosa. Quando mi sono trasferita qui circa 1 anno e mezzo fa con mio marito da Milano, pensavamo di stare rinunciando al grande sogno della città e ci dicevamo che sarebbe stata una sistemazione temporanea, una decina di anni per recuperare forze e denaro necessari a permetterci di ritrasferirci nella metropoli da noi tanto amata. Ci sbagliavamo di grosso. Non solo qui ho ritrovato un ritmo che avevo perso da anni, ma mi sono imbattuta in una pace che pensavo di odiare. Nonostante in città non vivevamo di certo in centro, rappresentava per noi comunque un mondo più accessibile sotto tanti punti di vista. Il passaggio più frequente della metro, il supermarket aperto 24 ore su 24 proprio giù a casa, la possibilità di partecipare più spesso ai vari eventi in città. Persino incontrare gli amici sembrava essere più facile. Invece ho capito che di più non è sempre qualità e che se proprio voglio fare qualcosa la farò comunque, solo che adesso ascolto di più i miei bisogni che non sono forgiati da uno spazio definito, ma dalle mie sensazioni. Stare in città per me voleva dire guadagnarmi il diritto di starci e quindi cercare di non sprecare il tempo stando a casa, che per quanto mi riuscisse per alcuni versi, per altri posso dire che sono più motivata adesso. Questo crea azione, voluta e non forzata. Insomma, non passiva e dettata da circostanze esterne. Inoltre, ho capito che non devo guadagnarmi alcun diritto a stare in un posto, non devo meritarmi proprio nulla. Quello che devo fare è creare una connessione tra me e il luogo in cui vivo. Una sorta di scelta reciproca, in modo da stabilire un legame duraturo e pacifico. Se sei in lotta col posto in cui vivi o addirittura senti di dovergli qualcosa solo perché occupi spazio,
allora non è quello giusto per te. È un po' come una relazione tra due persone. Le cose devono essere semplici. L'amore non è sofferenza come ci hanno sempre voluto far credere, ma pace. Quando ti viene facile aprirti all'altra persona senza aver bisogno di alzare i soliti muri, allora hai trovato l'amore. Ed è così anche per dove scegli di vivere. Io ho sentito accoglienza in questo ambiente. Prima che con le persone mi sono connessa al territorio, al paesaggio, alla natura. E mi è sembrato così facile che ora il pensiero di tornare a Milano non mi passa per la mente. Magari in futuro cambierò idea, o forse mi rifugierò in un cottage in Toscana, chi lo sa. Non rifiuto alcun cambiamento, ma per il momento posso finalmente dire che sto bene qui.